Ciao amici, benvenuti sul canale. Avete visto subito dopo la sigla il nome Paolo Balestri e sotto un estratto del suo curriculum. Per poter tirar fuori tutto quello che ha fatto il suo medagliere ci vorrebbero una serie di video come questi e quindi non mi sembra il caso, però fidatevi sulla parola che Paolo Balestri è veramente un grandissimo voice over, speaker di tutto rispetto, conosciuto in tutto il nostro paese per dei lavori meravigliosi che ha fatto in passato e che sta anche facendo tuttora. Perché vi parlo di Balestri? Perché tanti anni fa, quando uscì il mio ultimo disco, Tre quarti d'amor, come vi ho più volte detto in questo periodo, cominciai a scrivere anche dei fari narrativi, che sono semplicemente delle introduzioni alle canzoni, dei cappelli. Perché? Perché come sempre io quando scrivo una canzone o scrivo le canzoni, poi mi dà l'impressione sempre che mi manchi qualcosa. Allora anche in quel caso scrissi a fine disco questi fari narrativi. Io li lessi e li feci ad ascoltare ad Ornella, la mia produttrice Ornella D'Urbano, la quale mi disse sì, non sono neanche così male. Il problema è che io stesso poi nel riascoltarmi ho fatto un passo indietro, perché ho detto sì, per quanto non siano effettivamente interpretati male, ma ho questo forte accento milanese che certo non è quello di Berlusconi magari, però comunque si sente, quindi fabbrichetta, bistecca e chi ne ha più ne metta, fa pure rima, insomma. E quindi ho fatto un passo indietro e mi sono imposto di cercare una persona che avesse sì una voce meravigliosa, ma anche una dizione meravigliosa, una dizione corretta per non dire perfetta. E mi si illuminò subito la mente quando pensai a questa figura. E vi ricordate che tutto quell'album era stato lavorato, a parte il sottoscritto, da figure femminili, quindi Ornella D'Urbano, produttrice e pianista, Giovanna Famulari, violoncellista, Claudia Gaetani, poetessa che ha scritto un libro a margine del disco, Eliana Sanna, corista proveniente dall'Argentina, e insomma Anna Redaelli, che è poi stata colei che ha disegnato la mia copertina, quindi tutte figure femminili. E quindi il voice over, ho detto va bene, ok, io sono un uomo, però ci vuole un altro uomo per creare uno strappo, una rottura. E quindi quando pensai a questa figura che, ripeto, doveva avere la dizione perfetta, una voce assolutamente convincente, mi venne subito in mente Paolone Balestri. Io Paolo lo conobbi grazie a un canale YouTube che lui stesso gestisce, il suo canale, dove parla del suo mestiere, del voice over, dello speaker, dello speakeraggio, insomma. Però parla ogni tanto, per non dire spesso, anche di quelle che sono le attrezzature che un home recording studio deve avere per poter far sì che la sua voce possa essere registrata in modo professionale. E quindi sapete, tutte queste attrezzature che ci sono alle mie spalle, di fronte e di fianco, mi servono per scrivere, per raccontare le mie cose, per registrarle, per fare dei demo, per fare dei dischi, eccetera. Però non sempre quello che si acquista al momento si sa subito usare, quindi sovente gli rompevo le scatole, abbiamo fatto anche delle call lunghissime perché io avevo bisogno della sua assistenza, lui con molta gentilezza me la diede, insomma. E quindi si instaurò un rapporto che andò oltre quella collaborazione, che fu comunque stupenda e che mi aiutò tantissimo affinché il disco venisse veramente un bel disco, e mi aiutò anche in queste faccende, insomma, tecniche. Allora questo rapporto poi si mantenne, cominciamo a sentirci più spesso, lui addirittura mi fece un'intervista live che trasmise sul suo canale, che potete trovare tranquillamente sul suo canale YouTube, che vi metto qui sotto in descrizione, e mi fece un'intervista, più di un'intervista, molto simpatica, e insomma il rapporto continuò ad esserci e tuttora c'è.
arriviamo ad oggi. Oggi Paolo mi manda un messaggio, un video messaggio su WhatsApp, e dopo che io gli avevo chiesto: Paolo, magari fammi un breve video di quelle che sono le tue impressioni circa il mio libro, perché il mio libro, come sapete, è uscito da poco, Cerco gli spigoli, edito da Family, e mi piacerebbe un parere. Lui ha acquistato questo libro e non solo mi ha dato un parere, ma addirittura ha letto una mia poesia. E io, ragazzi, quando ho sentito quella poesia letta da Paolo, mi sono chiesto: ma è mia per caso? Perché mi sembra troppo bella, ma non voglio fare una cosa autocelebrativa. Il fatto che con quella voce e con quella meravigliosa cadenza che mi fa, io se fossi una donna probabilmente mi ci innamorerei tranquillamente, mi fece venire il dubbio stamattina che effettivamente la poesia non fosse mia. Lui a un certo punto, lo vedrete in coda al video, mette un mio libro davanti agli occhi, poi inizia a leggere. Ecco, io lì ho pensato: sicuramente sotto il mio libro c'è un altro libro, perché quella non è una mia poesia. Invece è una mia poesia, che si intitola tra l'altro Le ore. E quindi ecco, io nel sentire questa poesia letta da Paolone veramente sono rimasto scioccato, esterrefatto e assolutamente riconoscente. Quindi Paolo, se mi stai guardando, se mi stai ascoltando, ecco, grazie, veramente grazie di cuore per tutto quello che hai fatto in passato e per quello che hai fatto anche oggi. Io veramente spero che questo incontro, che non è mai avvenuto, un giorno ci sarà, perché io vi ho parlato tantissimo di lui, ma non l'ho mai incontrato fisicamente, perché ci siamo sempre sentiti al telefono. Lui abita a Bologna, io a Milano, per cui la distanza non è tanta, però insomma le occasioni sono sempre rare, perché lui è molto indaffarato, io pure, per cui trovarci non è così semplice. Però insomma, prima o poi spero di incontrarlo, spero che mi ospiti a casa sua a Bologna, che mi inviti a mangiare un bel piatto tipico emiliano. E lui mi sa che non si sottrae nemmeno lui a queste prelibatezze gastronomiche, perché lo vedrete, cioè, è molto grosso, insomma è un Paolone Balestri, ecco. E per cui penso che, come tutti gli emiliani, abbia il gusto della cucina, il piacere della cucina. Insomma, Paolo, grazie, invitami a cena una sera, io prendo la macchina e vengo subito, ma non per la cena, ma per stringerti la mano e abbracciarti, perché sei una persona squisita. Grazie tante. Ora lustratevi le orecchie, se si può dire così, e ascoltate la mia poesia interpretata da Paolo Balestri. Mi raccomando, sotto di me c'è il suo link, iscrivetevi al suo canale e fatelo crescere, perché sicuramente è uno dei canali più interessanti del tubo. Ciao a tutti. Le ore. Vorrei sfidare il tempo, ma ho le mani piene di lancette. Il mio orologio da taschino giace spezzato sul comò, come un soldato disertore prima della battaglia, o un dio dismesso che ha perso la fede nei secondi. Le ore, quelle presunte alleate, mi sfuggono. Scivolano tra le dita come sabbia ingannata. Ogni ticchettio è un colpo basso, ogni istante una resa travestita da attesa. Ho strappato il quadrante al futuro e adesso vago senza misura, prigioniero d'un tempo che ignoro, ma che mi governa, con l'orgoglio del ribelle e la disperazione del vinto. Si può ancora vincere una guerra quando manca l'orologio.